Appare nell'oltretomba condannato a rotolare, eternamente sulla china di una collina. Un macigno che, una volta spinto sulla cima, ricade sempre giù in basso. Questi versi raccontano della peggiore delle sorti, capitata ad un uomo scaltro, intelligente e un passo avanti agli altri. La storia che andremo a raccontare parlerà della stessa cosa. Detto questo, cominciamo. A Washington, il 16 settembre 1934, John attende nervosamente che sua moglie Hazel metta al mondo il loro quinto figlio. Mentre cammina avanti e indietro continua ad osservare il quadrante del suo orologio, un Elgin. Pochi istanti dopo verrà al mondo Elgin Gay Baylor. Il piccolo Elg cresce in una famiglia di lavoratori, ma non basta ad avere il rispetto meritato, considerato il fatto che sono persone di colore in un periodo in cui l'America è ancora più vicina al concetto di schiavitù che a quello di emancipazione. Un giorno Elgin e sua sorella Columbia sono ad un carnevale locale. Si perdono tra la folla e un ragazzo bianco offre al piccolo di aiutarlo, ma in realtà, con altri tre, forza il ragazzino ad entrare in macchina per portarlo via. Il piccolo Elgin, nel caos, scorge tra la folla sua sorella Columbia, apre la portiera di scatto e inizia a correre più veloce che può. L'aggressore, più grande e grosso, gli sta alle calcagna, ma il terrore e la sua velocità lo seminano definitivamente. Bisogna trovare sempre un lato positivo. In questo caso, la scoperta di capacità fisiche superiori e un soprannome: Rabbit. La situazione è comunque molto difficile e l'unico sfogo è rappresentato dai suoi fratelli Kermit e Saul, che con altri intrepidi giocano di notte a Garfield Park, lo sgangherato campetto per neri. Sono entrambi oltre 2 metri, i fratelli, e non fanno sconti al piccolo Elgin sul campo. Spintoni, falli duri e stoppate a ripetizione. Ma con il tempo Rabbit prende sempre più confidenza con questo gioco. Corre sempre più veloce e salta sempre più in alto. La differenza si assottiglia. È il momento di iniziare a giocare davvero. Tra elementary e high school si crea lo stile Baylor. Tutti a quei tempi tiravano con 2 mani o dal basso verso l'alto. Per lui non è normale, non è naturale e decide di tirare come pensa sia giusto, con una mano sola e seguendo il movimento palleggio, arresto e tiro. Le sfide vinte 1 contro 1 con quelli più grandi forgiano stile, fisico e carattere di un ragazzo che sta per diventare uomo. Il 17 maggio 1954 la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche. Un passo avanti storico. La conseguenza, per Elgin, è la possibilità di entrare in un college. Ma la sua media non è buona come quella di 36 punti sul campo e i college non lo chiamano. Grazie al padre di un amico scopre il piccolo College of Idaho dopo un viaggio di 4.000 km e dopo aver comprato da un ricettatore per $10 il suo primo orologio, un Elgin, Baylor inizia la sua nuova vita. Il suo stile elegante e il suo essere un passo avanti agli altri non basta perché il college non ha più i fondi per il programma sportivo. Elgin si avvicina e ritorna. A casa questa volta, dove compie 21 anni, può bere, può votare. Dal punto di vista legale è un uomo. Decide di affrontare finalmente il padre che lo ha sempre deluso, ma nel momento in cui se lo trova davanti, capisce tutto quello che ha dovuto passare e la rabbia si trasforma in comprensione. Ora era diventato uomo. A fine estate arriva la chiamata dell'Università di Seattle. Elgin è una macchina da punti. Il suo anno si chiude a 32,5 di media, più 19,3 ai rimbalzi. Rifiuta per la seconda volta la chiamata degli Harlem Globetrotters e si rende eleggibile al draft rifiutando anche i New York Knicks. È la prima scelta di Minneapolis, che dopo anni di dominio nella Lega hanno bisogno di rilancio e il proprietario Bob Short punta proprio su di lui, dopo la fine della dinastia dei Lakers, di George Mikan e dei 4 titoli in 5 anni. Inizia forte Elgin. Il primo scontro con l'amico Bill Russell finisce con la vittoria all'overtime per i Celtic, ma lui esce tra gli applausi del Garden. È il primo giocatore di colore ad essere un riferimento offensivo invece che difensivo. È una vita di lotte continue quella di Sisifo Elgin Baylor. A Cincinnati non verrà accettato in nessuna tavola calda e sarà costretto a cenare da solo in stanza. Per protesta non scese in campo, con il risultato immediato di minacce e lettere minatorie. Ma il vero risultato fu la decisione che prese il commissioner Maurice Podoloff a seguito di questi fatti.
Una squadra NBA non si sarebbe più esibita dove vigeva la discriminazione. Quell'anno terminerà con il premio di Rookie of the Year, ma con la prima finale persa, sempre contro Russell, a causa del divario tecnico tra le due compagini. I Lakers avevano Baylor, i Celtics una squadra. Aspettando Will Chamberlain, appena arrivato nella Lega, segna il record NBA di 64 punti in una gara. I Lakers verranno eliminati in finale di conference dai St. Louis Hawks in 7 gare. Nel 1960 la franchigia si trasferisce a Los Angeles ed Elgin è ben contento di vivere quella città. Il problema è che i Lakers sono l'unica squadra ad ovest e il calendario è spesso devastante, anche con 4 gare di fila in trasferta. Il commento di Baylor, per capire come se la vivevano, fu: questo calendario è stato realizzato da un ubriaco oppure da Red Auerbach. Riesce comunque a ritoccare il suo record a 71 punti. Chiuderà a 34,8 di media quell'anno. Ma gli Hawks avranno ancora la meglio sui Lakers. È il 1962. Nonostante la chiamata dell'esercito che lo teneva a distanza a Washington e lo lasciava giocare solo nel weekend, ritornano in finale con Boston. In gara 5 Baylor segna 61 punti a referto, record tuttora imbattuto per punti segnati in una gara di finale. Li avevamo in pugno, è il suo commento, dopo che i Celtics rimontano e vincono ancora, in gara 7. Si è avvicinato alla cima e ritorna a lavorare per raggiungerlo. Ma nel 63 escono al primo turno contro il St. Louis, mentre l'anno dopo i suoi playoff durano 5 minuti causa un grave infortunio che gli lascia la rotola in frantumi. La diagnosi sarà drammatica, tornerà a camminare forse zoppicando, ma non giocherà mai più a pallacanestro. Il destino del nostro eroe passa ancora per ostacoli che sembrano invalicabili, che lui riesce a valicare però. Nel 65-66 è in campo miracolosamente contro ogni previsione, solo con la sua determinazione, e ritorna ancora una volta alle finals. E, ancora una volta, trova la montagna dei Celtics che, nonostante il pareggio dopo essere stati in vantaggio 3-1, in gara 7 regalano l'ultimo titolo da allenatore a Red Auerbach, il 9° in 10 anni. Elgin e i suoi Lakers devono di nuovo ricominciare. Le beffe continuano. Anche Will Chamberlain riesce a conquistare il titolo dopo il predominio Celtics e un altro anno ancora vola via. Oltre ai problemi al ginocchio, Baylor deve convivere con una curvatura innaturale della spina dorsale che, mano a mano che passano gli anni, peggiora sempre più, ma non molla, continua a tornare e a incantare con il suo gioco. Arriva anche Will Chamberlain a creare il trio perfetto con lui e Jerry West. Nel 1969, nell'ultima gara della regular season, i Lakers organizzano la Elgin Baylor Night, con tanto di trono in regalo per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per la franchigia. A lui sembra un regalo pre-pensionamento, ma non ha ancora finito di scalare la montagna. Le finals di quell'anno lo risvegliano dopo che aveva giocato dei playoff sotto i suoi standard. I Lakers hanno per la prima volta il fattore campo. Ovviamente dall'altra parte ci sono i Celtics. È l'ultima di Bill Russell. In gara 7 è tutto pronto per i tanto agognati festeggiamenti, ma il Celtic Pride è ancora una volta più forte. Russell batte per la 7ª volta Baylor in finale. Ha 35 anni e gli acciacchi che si fanno sentire sempre più, ma Bill Russell si è ritirato. Un'altra stagione allora e un'altra finale. Ci sono i Knicks di Willis Reed e Fraser davanti. Sono le finals del canestro dal centrocampo di Mr. Clutch Jerry West. Ma purtroppo per Elgin sono anche le finals di Reed e di quei primi 2 punti segnati zoppicando che caricano tutta New York e la portano al titolo. Decide di ricominciare per l'ultimo anno, ma dopo solo 2 partite si rompe il tendine d'Achille e salta tutta la stagione. Allora prova ancora a ritornare nella stagione 71-72, ma sente di non poter dare più il contributo di prima. 4 novembre 1971 annuncia il suo ritiro. Ironia della sorte, il 5 novembre i Lakers vinceranno la prima di 33 partite consecutive, la striscia più lunga di sempre in NBA, arrivando finalmente a vincere il titolo. A lui venne consegnato comunque l'anello, che non ha mai sentito veramente suo. Viene sempre il momento in cui bisogna scegliere fra la contemplazione e l'azione. Ciò si chiama diventare uomo. La lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Dal giorno in cui cercò di affrontare il padre, ha sempre e solo agito. Non ha raggiunto la vetta, è vero, ma ha cambiato il modo di giocare a basket.
e ha cambiato le cose anche fuori dal campo, portando avanti i suoi ideali sempre a testa alta. Lui era quindi un grande uomo, con la maglietta blu, con il 22 dietro e sempre la scritta Lakers davanti. Lo chiamavano Rabbit, ma la sua esistenza è da paragonare al mito e alle sue fatiche, le fatiche di Sisifo.